Altro giorno, altro mini vlog. Oggi mia madre mi rimetterà il gloss a distanza di 20 giorni oramai. Ciao. Se riesco a non fargli cadere i capelli. Oh, ma quanto dura questa cosa? 10 minuti? E basta? Sì. Cos'è il gloss? Serve per togliere il giallo. In questo caso abbiamo un gloss che è Grigio. tendente al grigio, viola. Glicine. Quindi torneranno come all'inizio. Speriamo. Comunque, passiamo al tema forte di questo video. Il break-in alle Olimpiadi. Io sono sempre molto, come dire, diplomatico. Mia mamma lo è un po' meno. Allora, partiamo dal presupposto che già quando ho scoperto della notizia io mi ero schierato dalla parte del non so se mi convinca tanto la cosa, perché di fatti il break-in non è uno sport, bensì è un'arte, perché la danza è un'arte. L'hip hop, giusto per citare una cosa, è composto da 4-5 elementi che vengono chiamati le 5 arti, tra cui, tra quelle fondamentali, ci sono il breaking, il DJing, l'MCing e il writing. Come quinto elemento di sicuro il knowledge, diciamo che è quello che rispecchia, sì, è più ampio e più rispecchia di più. Capire Però lo stato dei tuoi capelli, quando finirò di stenderlo dovremo sciacquarlo. Perché? Perché questo qua ha effetto più veloce. Comunque, sto andando a bomba sul discorso, soprattutto vedendo, come dire, il post Olimpiade, vedere che l'unica roba che è diventata virale non è chi ha vinto, appunto si è sacrificato, ha fatto delle entrate della Madonna, numeri, air track, power moves, ma Reagan. Non sono uno che critica, sono uno che non mi piace una roba, sto zitto e mi faccio i fatti miei. L'arte appunto è una roba soggettiva, può piacere o meno, il giudizio è soggettivo, è altro motivo per cui io il break alle Olimpiadi non condivido appieno. Piuttosto, se dovessi scegliere uno stile di danza al posto del breaking da dover mettere, danza sportiva o la danza classica. Neanche la danza classica, perché vai a snaturare comunque, piuttosto le danze sportive, perché loro sono già abituati a fare competizioni. Il breaking così è un po' azzardato e in più, ripeto, Reagan, che è diventata il fenomeno virale del momento, fa strano vedere una big girl così arrivare su quel palco, perché dici minchia, erano i 16 se non sbaglio, i 16 top mondiali o i 12 addirittura, mi sa, perché erano 3 gironi da 4. Dici, madonna, 12 big girl le più forti del mondo. Poi ovvio è un elemento su 24, perché tra maschi b-boys e big girls è l'unico elemento che ha fatto un po', come dire, storcere il naso, come se avesse messo in cattiva luce un po' il breaking, questa cosa. Poi ovvio ci sono stati tanti props, tante cose, tutto, però vedere un video di Reagan che fa milioni e miliardi di visualizzazioni in confronto a che ne so, tratta di Phil Wizard che mi fa 100.000 views o 300, dico, cioè, ne è valsa veramente la pena avere il breaking alle Olimpiadi? Ci sarà qualcosa di positivo o qualcosa di negativo? O il fatto che già nel 2028 è l'unica disciplina che non si ripresenterà alle prossime Olimpiadi? Ah, questo mi mancava. Eh sì, è l'unica disciplina che non ci sarà. Una volta così sporadica lascia un po' desiderare. Props a Entilai, che ha rappresentato comunque l'Italia al top. Però fatalità di queste Olimpiadi, tutte le cose negative sono quelle di cui si è parlato di più. Sarei curioso anche di sentire pareri opposti ai miei, proprio per capire. Perché io vorrei esattamente capire il parere di chi è favorevole, deve dare una giustificazione vera, cosa dovrebbe portare di positivo, perché comunque per me si è snaturata una disciplina, cioè una disciplina che nasce per strada, una disciplina che sì, ok, le battle sono una cosa, ma non è atletica, non è una cosa che puoi giudicare dei numeri. Oggettività. Esatto, cioè no, specialmente a livello di stile, a livello flow, cioè come fai a dare un giudizio? Anche lì è sempre molto soggettivo, un conto è in un contest, un conto è in un'Olimpiade. Il discorso non è che il fatto dell'evoluzione snaturare, per me è proprio il fatto che la danza non è uno sport. La danza è danza. Sono il primo
ad aver fatto i TikTok, a essere insultato per quello che stavo facendo. Sono io il primo peccatore passato nel termine. Però nel momento in cui vai a parlare di gare, contest, per me, io sono sempre stato abbastanza, cioè sì, attratto, ma anche nello stesso momento, perché vedi le solite cose. Non voglio entrare in discorsi, però si tratta di tema oggettività. Però la cosa positiva è aver avuto il breaking alle Olimpiadi, molti ragazzini sicuramente si sono appassionati e si sono messi l'obiettivo di arrivare là, ragazzini o ragazzi o... Ma se l'hanno già tolto per le Olimpiadi non arriverai mai più. Quello... cioè nel senso È ti anche faccio vero. vedere la caramella e poi non te la faccio più vedere. Quello è anche vero, però appunto magari nel 2032, vabbè 2032 in realtà tra 8 anni, chi avrà 20 anni ne avrà 28, però già chi ha la mia età nel 2032, 32 anni per un b-boy, vabbè in realtà ora comunque sono sempre tutti delle macchine da guerra e grazie a Dio l'età sta avanzando sempre di più e non ci si ferma ai 30 anni in tutti gli sport. 8 anni in uno sport sono tanti, possono succedere tante cose. Ti poni un obiettivo, perché le Olimpiadi anch'io vorrei andarci, non so con cosa, magari Lorenzo ha deciso di fare il tiro a segno, quest'anno si allenerà duramente. Sì, il problema è che ho chiesto a mio padre Cosa e ti mi ha ha detto detto? che costa un bordello. Al poligono? Costa un bordello la licenza, costano un sacco le cartucce. Ma per andare al poligono serve la licenza? Sì. Ah. Devi fare il certificato medico, l'idoneità. Quindi io non sarò mai parte, come dire, cioè breaking. Io proprio. È l'unica. Perché io non ho mai fatto breaking? Perché non ti interessava? Perché ero coglione. No, perché? Vabbè, Cioè, giusto non è da che fai avere una 2 o 3 disciplina. robe. Vabbè, hai fatto qualcosa ti ho fatto Sì, fare, il 2 o breaking, 3 abbiamo cose. fatto floor work comunque, non Vabbè, è che non sai floor fare. sì, però arriva, cioè contemporaneo. È fatto contemporaneo anche, cioè il breaking. È l'unica cosa che mi manca. Comunque tu hai degli elementi, non è che non sai fare Sì. niente, le basi le so fare io, Sì. tu, magari le power move no, ma per forza di. Cioè io Cazzo, per però causa di flare. forza maggiore. È ora di andare a sciaprare la Andiamo a testolina. sciaprare. Ok. Pronti alla rivelazione? Lorenzo non si è ancora visto. No. Vedremo cosa ho combinato. Che è normale. Neanche adesso si vedrà in realtà perché non abbiamo preso uno specchio. Sono tornati stragrigi. Asciutti saranno più chiari ovviamente, adesso da bagnati. Adesso siamo un po' più simili. Che culo. Ah, perché anche tu ti sei fatto questo? Perché io mi faccio sempre questo, che sei tu che sei entrato nel mio spazio vitale. È possibile. Il bello della diretta, il mio cellulare ma si è rifiutato di registrare. Sai di cosa stavamo parlando? Vabbè, Comunque togliamo. ci ritengo. Sì. Vabbè. Prima faccio la transizione. Ci ritengo di fare i props a Big Girl Anti per aver rappresentato l'Italia al top. Poi Il piccolo disclaimer, spiegare perché cosa vuol dire props è perché- supportare, fare un complimento. Sì, perché sai com'è. Generazione sì. non è che sa molto. Vabbè. E basta, appunto, questa è la nostra idea, poi c'è sempre peace and love, perché io ho visto solo persone che dicevano sì, nel senso anch'io dico figo, ci sono delle cose carine, però c'è mio nonno là. Saluto. Odio profondo. Ci sta odiando. Ci vediamo alla prossima. Ciao!